Con Cristiano Luzzago una finestra sullo stile italiano degli anni 70-80. Fascino, potenza, esclusività su Maserati Chialami 4009. Amici appassionati di automobili da collezione, oggi presentiamo una Maserati abbastanza insolita. È la prima volta, fra l'altro, che l'abbiamo nel nostro salone, a dimostrazione del fatto di come questa vettura sia difficile da reperire sul mercato. La Maserati Chialami, il cui nome si ispira alla vittoria delle Cooper con il motore Maserati nel circuito sudafricano nel 1967, è, come altre vetture, la Mexico e la Indy, ispirata ai nomi di circuiti internazionali dove la Maserati ha avuto delle vittorie importanti. Questo modello fu prodotto in soli 200 esemplari e questo era quello che era stato stabilito fin dall'inizio. Una parte furono motorizzati con l'8 cilindri bialbero per testata 4.2 e una parte invece con il motore 4.9. Come l'esemplare che presentiamo oggi, fu prodotto in soli 74 esemplari, di cui solo 49, e questo è uno di questi 49, con guida a sinistra. Questo è il motivo per il quale è una vettura molto rara. Ma perché è rara questa vettura? Innanzitutto perché è stata un'auto di transizione, perché quando fu ideata la Citroën, che era stata in quel momento assorbita dal gruppo Peugeot, decise di dismettere il marchio italiano e quindi ci furono delle grosse problematiche a livello anche sindacale fino a quando intervenne il governo italiano con la GEPI, che era un istituto destinato alla gestione dei patrimoni industriali, e con la GEPI, insieme a De Tomaso, che era già un costruttore in Italia con le vetture che portano il suo nome e anche con le Moto Guzzi, unirono le proprie forze e rilanciarono il marchio. De Tomaso, che era un abile imprenditore, naturalmente dovette subito far fronte alle esigenze del momento e poteva affidarsi soltanto ad una vettura che lui già produceva, che era la De Tomaso Longchamp, disegnata da Tom Ciarda, e modificare completamente la carrozzeria nei pannelli esterni, pur mantenendo lo stesso pianale, una situazione che oggi è molto comune nelle case automobilistiche, avere pianali utilizzati per vari modelli di varie marche, ma che all'epoca era abbastanza insolito, era forse più utilizzato dalle marche inglesi che non dalle marche nazionali. Utilizzò la base telaistica della De Tomaso Longchamp e su questa fece fare da FUA una carrozzeria completamente nuova, perché si assomigliano molto queste due vetture, sembrano quasi uguali se uno le guarda distanti una dall'altra, ma se le vede vicine si rende conto che tutte le pannellature sono completamente diverse, non c'è assolutamente niente della Maserati Chialami che possa essere utilizzato sulla De Tomaso Longchamp e viceversa. Naturalmente la Chialami serviva come modello di transizione necessario innanzitutto per mantenere l'immagine di prestigio e di lusso della Maserati sul mercato e poi anche per cominciare a risanare quella che era l'economia aziendale, che poi nel futuro si dedicò alla produzione di altri modelli che ebbero molto più successo di produzione, come fu poi la Maserati Biturbo. Parlando di questa, è una macchina che fonda le sue radici, se vogliamo, nella Maserati Mexico, che possiamo considerare la sua erede, perché era una coupé con delle linee a 3 volumi molto simili come impostazione, con i 4 posti comodi a sedere, quindi una Gran Turismo con 4 posti veramente comodi, molto elegante, molto prestazionale, perché comunque il motore 8 cilindri Maserati con bialbero per testata era un motore molto performante, soprattutto nella versione 4.9 che è un motore super quadro, e che traghettò la Maserati in questo periodo così difficile.
Frua, nel disegnare la Kyalami, si ispirò per il frontale al prototipo della quattro porte che presentò nel 71, di cui furono prodotti solo 2 esemplari e uno di questi fu commissionato dallo Shah di Persia, mentre tutto il resto è assolutamente nuovo. Il bello di questa vettura, proprio per poter trasmettere e non perdere quella tradizione di potenza, di soluzioni meccaniche avanzate, di lusso e anche un po' di tradizione Maserati, fu proprio la grande cura dei dettagli. Infatti tutte le finiture di carrozzeria sono estremamente raffinate e ben curate e gli interni sono veramente molto lussuosi, tutti rivestiti in pelle connoli, con un cruscotto molto particolare anche nella forma, curvo, per dare una bella visione di tutta la strumentazione come si usava nelle vetture sportive dell'epoca, e una vettura capace di grandi prestazioni. Un aneddoto particolare di questa vettura me l'ha raccontato proprio il suo proprietario, che all'epoca fu uno dei dirigenti di maggior spicco della Maserati, che proveniva dal Moto Guzzi e che De Tomaso, con l'accettazione della Geppi, lo pose ai vertici dell'azienda per quello che era sia il controllo finanziario che per la produzione. Bene, l'aneddoto che mi ha raccontato il proprietario della vettura è che il primo esemplare De Tomaso voleva presentarlo con le ruote della De Tomaso Longchamp. Non avendo il coraggio di contraddire De Tomaso, che era comunque un uomo di forte carattere, di nascosto, mentre De Tomaso venne a vedere la macchina prima della presentazione, fece montare da dei collaboratori le ruote della Maserati Bora, distraendo De Tomaso nella linea di produzione, e quando De Tomaso tornò e vide la macchina con le ruote della Maserati Bora rimase stupito e lui a quel punto gli spiegò: guardi, abbiamo fatto una sorpresa, abbiamo messo queste ruote perché ne abbiamo tante a magazzino. E quindi De Tomaso, che a sentire quello che mi fu riferito era molto oculato nelle spese, nel capire che c'era una grande disponibilità di ruote a magazzino, accettò che sulla vettura fossero montate le ruote della Maserati Bora. Piccola soddisfazione che ebbe appunto il proprietario della vettura nell'ottenere questa modifica, che fu poi permanente, anche se in realtà a magazzino c'erano solo 4 ruote che bastarono giusto per essere installate sulla vettura che sarebbe andata al salone. In sintesi, la Maserati Kyalami, differentemente dalla Longchamp dalla quale De Tomaso è partito, monta un motore Maserati invece che il motore Ford 8 cilindri che equipaggiava tutte le auto di De Tomaso, e la carrozzeria, invece di essere disegnata da Ciarda, fu disegnata da Frua, col quale Maserati aveva già un rapporto di collaborazione. Infatti ricordiamo che la Maserati Mistral fu anche quello un progetto di Frua. Naturalmente, essendo una vettura destinata ad essere prodotta in soli 200 esemplari, non è una di quelle più note al pubblico, perché di Maserati molti ricordano altri modelli che furono prodotti in maggiori quantità, mentre questa è una vettura che proprio i cultori del marchio riescono ad apprezzare interamente, sia per le doti di prestazioni che la macchina indubbiamente ha, sia per l'eleganza e la raffinatezza che la rende un modello erede della Mexico e progenitrice di quella che sarà poi la Maserati Biturbo, che conserva, se vogliamo in misure più ridotte, queste linee tipiche degli anni 70 che caratterizzarono tutta la produzione del marchio Maserati fino a quando ci fu De Tomaso.